Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo ancora di questa autrice, Patricia Highsmith, che a me piace moltissimo. È stata definita la maestra del thriller. In realtà i suoi libri non sono proprio dei veri e propri thriller nel senso tradizionale del termine. La Highsmith racconta di delitti, di storie d'amore, storie, racconti di vario genere, novelle. È una scrittrice a tutto tondo. Tante volte nei suoi romanzi il delitto è solo una scusa per intavolare una storia, ma poi non viene risolto. Più che altro l'autrice è bravissima a intercettare le paure, le angosce, le ansie delle persone, i problemi della società moderna, la psiche dei personaggi. È bravissima a analizzare la psiche dei personaggi che crea. I libri di oggi che vi propongo li ho riuniti perché sono legati da un fil rouge, secondo me, che sono le tematiche LGBT. Adesso sono tanto di moda, anche se i libri sono stati scritti anni fa, mi sembrano molto attuali. Sono libri di genere diverso che però sono riuniti da questo, sia dalle storie d'amore, sia dalle paure, dalle ansie che ha ancora la società moderna di fronte a queste tematiche, la cattiveria, la rabbia immotivata, chissà perché, eccetera. Quindi ho pensato di metterli insieme e mi sembravano legati. Il primo che vi propongo è questo, Idilli d'estate. In questo romanzo un ragazzo gay, Pete, viene accoltellato da due balordi all'uscita di un cinema a Zurigo, da una banda. Personaggi di varie estrazioni in questa storia vengono fuori, ci sono i gay, gli omofobi, le persone che non prendono una posizione né di qua né di là perché cercano di restare neutri, gay non dichiarati che non lo dichiarano neanche a se stessi, eccetera. Il racconto è molto bello. All'inizio, come dicevo, c'è un delitto, ma in realtà poi non c'è la soluzione del giallo come nel thriller classico. Cioè è solo una scusa per intavolare la storia, per parlare di queste tematiche. Il libro è molto bello. L'altro libro, questo, Il piacere di Elsie. Elsie è una ragazza giovane che arriva a New York con tante speranze, giovane, vitale, entusiasta, eccetera, che ha un sex appeal molto travolgente. Attira sia donne che uomini, etero e lesbiche, eccetera, e anche persone che cercano di redimerla, di portarla sulla retta via. Arriva il classico bacchettone che cerca di raddrizzarla, eccetera. Le solite figure che si vedono in queste storie. Questo è un racconto, un romanzo molto bello, un romanzo di sottile psicologia, sempre percorso da un'atmosfera di magica sospensione, fino all'imprevedibile sbocco finale. A un certo punto, comunque, Elsie viene uccisa e alla fine si cerca di scoprire chi è stato. Il racconto è molto bello, un romanzo psicologico, non è proprio un thriller, come dicevo prima. L'altro racconto, l'avrete sentito sicuramente, è Carol, anche perché ne è stato tratto un bellissimo film nel 2015 con Sarah Paulson e Cate Blanchett, sempre con la sceneggiatura di Patricia Highsmith. Carol, appunto, se non avete visto il film, narra di una signora, una donna di 30-40 anni mi pare, con una vita sentimentale abbastanza piatta, è sposata, si annoia, ha una vita monotona, il solito tran tran, eccetera. Trova lavoro in un grande magazzino per il periodo di Natale e qui incontra Carol, che è una cliente che viene a comprare dei regali. Si innamorano, le due vivono una bellissima storia d'amore. Non è un thriller, questo è un romanzo d'amore. Molto bello anche questo, io l'ho letto. Se vi interessano queste tematiche, oppure semplicemente se volete leggere dei bei romanzi psicologici, dei bei racconti, se avete una mentalità aperta oppure se vi piacerebbe magari aprirla, consiglio di leggerle tantissimo perché l'autrice è bravissima, come sempre, 4 stelle anche qui. Bene, fatemi sapere se vi è piaciuto il video e provate a leggerli, poi ditemi cosa ne pensate. A presto, ciao!